Se apri il tuo armadio e senti di avere tante cose, ma di non sapere mai davvero cosa mettere, e se ti piacciono stili diversi e estetiche diverse, mood completamente opposti tra di loro, a volte ti chiedi: ma io che stile ho? Voglio dirtelo, non c'è niente che non va in te. Anzi, spesso le persone che si fanno questa domanda sono quelle con più sensibilità, più gusto e più profondità. In questo video voglio aiutarti a fare chiarezza perché avere gusti diversi non è un limite, è un punto di partenza potentissimo se sai come usarlo. Perché ci sentiamo confuse con lo stile? Perché viviamo in un momento storico in cui vediamo tantissime immagini ogni giorno. Pinterest, Instagram, TikTok ci mostrano estetiche molto forti e molto definite. Questo ci fa credere che lo stile debba essere riconoscibile, coerente al 100% e sempre uguale. Ma la realtà è che noi non siamo statiche. Cambiamo umore, lavoro, città, corpo, priorità. Ed è normale che cambino anche i nostri gusti. Il problema nasce quando iniziamo a pensare che questa varietà sia un difetto. Ci hanno fatto credere che avere stile significhi entrare in una determinata categoria. Minimal, classica, romantica, rock, ma la maggior parte delle donne non vive con una sola etichetta. Lo stile infatti non è una divisa, è un linguaggio e come ogni linguaggio può avere sfumature diverse a seconda del momento. C'è una differenza sostanziale tra gusto e stile. Questa appunto è una delle cose più importanti da capire. Il gusto è ciò che ti attrae, ad esempio immagini, colori, outfit, dettagli che ti colpiscono emotivamente. Lo stile invece è ciò che resta costante nel modo in cui ti vesti anche quando cambi mood. Puoi avere quindi gusti molto diversi, ma uno stile personale forte. Il problema è che spesso cerchiamo lo stile guardando solamente il gusto. Puoi fare un piccolo esercizio, pensare a 3 outfit a cui ti sei sentita davvero bene. Non perfetta, semplicemente a tuo agio. Ora chiediti che cosa avevano in comune tra di loro, che tipo di silhouette c'era, che sensazione ti davano. Molto spesso lì dentro trovi la vera identità stilistica. Infatti in quasi tutti gli armadi esistono 2 o 3 elementi che tornano sempre. Può ad esempio essere una palette cromatica, un equilibrio tra femminile e look più deciso, un certo tipo di linea, un dettaglio particolare che ti rappresenta. Questi sono appunto gli elementi che costituiscono la tua firma personale. Non devi uniformare tutto, devi ripetere consapevolmente ciò che ti rappresenta. La coerenza non significa quindi però vestirsi sempre allo stesso modo. Significa che anche cambiando stile resti riconoscibile a te stessa. Puoi essere elegante un giorno e magari più casual un altro, ma se il linguaggio resta lo stesso, il tuo stile è solido. Lo stile quindi non è rigidità, è continuità emotiva. L'errore più comune è quello di cercare lo stile fuori invece che dentro. Salviamo outfit, li copiamo, li ricreiamo, ma poi ci sentiamo comunque un po' travestite, perché lo stile non nasce copiando un look, nasce capendo in quale maniera quel look parla a te stessa. Un'altra cosa importante è che non devi avere lo stesso stile per tutta la vita. Se oggi ti senti diversa rispetto a qualche anno fa, non significa che prima stavi sbagliando, significa semplicemente che stai cambiando e la moda può accompagnarti in questo cambiamento e non bloccarlo. Quindi avere uno stile personale non significa essere riconoscibili dagli altri, ma sentirsi coerenti con se stesse. Quando smetti di forzarti in un'estetica che non ti appartiene, vestirti diventa più semplice, più leggero e più autentico. Se anche tu stai cercando un equilibrio attraverso la moda, se vuoi consigli realistici, senza regole rigide e senza giudizio, iscriviti al canale. Qui parliamo di stile come strumento di espressione e non come etichetta.